Dakar è iniziata dolce, sono felice di aver dimostrato quello che effettivamente potevo valere come pilota, né più né meno. Poi c'è stato vabbè, lo stop alla quarta tappa e la polemica, quello è il fatto che mi ha lasciato un poco di amaro in bocca. Valentino Rossi il ranch è uno spettacolo. Innanzitutto perché è stato Valentino tramite Alberto Porta a chiedere se io avessi avuto voglia di andare a trovarlo, di provare a girare lì al ranch. E per me poi è stata un'esperienza nuova, io non avevo mai girato nel flat track, quindi ho dovuto un po' capire come si faceva. È difficile perché comunque vada quella pista è stata creata per mettere in difficoltà i piloti, bisogna guidare sempre in derapata perdendo aderenza ed è fondamentale mettere un piede a terra, io non potendo metterlo ho dovuto trovare l'equilibrio giusto. A me non va di presentare prima la mia disabilità per farmi accettare in un determinato ambiente e quindi non dico ce ne siamo andati di santa ragione perché la lotta è impari e loro sono avanti anni luce rispetto a me, no? Però comunque sono uscito ogni manche del sabato e mi sono difeso per quello che potevo fare e alla fine erano anche un po' tutti stupiti, no? Sia i ragazzi del VR46 che Valentino, perché i primi momenti ti guardano un po' come un oggetto strano, no? Perché vedono la moto con il roll bar e dicono ma questo che cosa vuol fare, dove vuole andare? E poi passando il tempo, passando le manche, guardando i tempi sul giro hanno detto ma allora magari riesce anche a dare del gas con questa menomazione, in questa situazione. Quindi mi sono guadagnato il rispetto sul campo, che è quello che piace a me. È stato bello, molto bello. Beh, innanzitutto dall'Africa Eco Race mi aspetto una gara diversa rispetto alla Dakar, tra virgolette più umana, quella che conserva lo spirito, quello giusto dei rally. Si parte da un punto A che è Monte Carlo e si arriva a Dakar, sulle rive del Lago Rosa, che per tutti gli appassionati di motore e di off-road è un luogo mitico, no? Dove arrivava effettivamente la Parigi-Dakar e ho tante aspettative. Beh, sfide per il futuro. Io avevo un rammarico, no? Quando sono rimasto sulla sedia a rotelle, ne ho sempre parlato con Elena, di non aver mai provato a fare downhill. Fortuna vuole che negli Stati Uniti, in California, da 2 anni a questa parte, a settembre organizzano gli US Open di mountain bike, dove sono presenti tutte le specialità e tra queste hanno inserito l'Adaptive Downhill, quindi una categoria per corridori portatori di handicap. A me piacerebbe innanzitutto a settembre correre questa gara. Per me essere entrato in contatto con Storvan è stato come per Pinocchio entrare nel paese dei balocchi. Io premetto, sono un tipo perfezionista, mi piace avere tutte le cose al proprio posto, al posto giusto. Voi immaginate dover lavorare sulle moto in condizioni estreme o comunque non delle più comode. Sei in mezzo a un deserto, in mezzo alla polvere, devi avere la possibilità di reperire i ricambi e gli attrezzi nel minor tempo possibile e rimetterli magari a posto anche comunque nel minor tempo possibile, perché i meccanici magari devono ripartire e farsi anche loro tantissimi chilometri per arrivare al bivacco successivo. Quindi ti dico, la Torvan per noi è stata la scelta giusta, ideale.